Dopo l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, Marco racconta una giornata in cui Gesù non fa praticamente nulla se non una azione significativa. Dice l'Evangelista che abitavano a Betania e al mattino Gesù e i suoi discepoli andavano a piedi a Gerusalemme. Passando, Gesù vede un fico pieno di foglie, si avvicina per cogliere qualche frutto, ma non ce ne sono. Gesù pronuncia una parola dura di condanna contro il fico. I discepoli sentono e non reagiscono. Arrivati nel Tempio, Gesù manda via quelli che vendevano gli animali per i sacrifici. È un gesto di aggressione alla struttura del Tempio. Non si tratta semplicemente di pulizia o di condanna della corruzione. C'è proprio l'intento di contestare quel mercato che era diventato il Tempio. La pratica religiosa corrispondeva nel comprare e vendere, dare a Dio qualche cosa per ottenere da Dio qualcos'altro. È il solito pensiero religioso commerciale, che è un mercanteggiamento della salvezza. Gesù torna a Betania alla sera, avendo creato subbuglio nel Tempio. La mattina seguente, ripercorrendo lo stesso itinerario, passano vicino allo stesso albero di fichi, che era completamente secco. E i discepoli gli fanno notare: hai visto l'albero che ieri tu hai maledetto? È seccato. È un'azione profetica, simbolica, importante. La parola di Gesù si attacca, funziona. Quella parola contro il fico senza frutti è segno profetico che deve far capire la validità tragica della parola di Gesù contro il Tempio che non ha frutti. Il problema è appunto lì, è il problema della struttura religiosa infeconda, che non porta i frutti buoni che Dio si aspettava. A questo punto, arrivato nel Tempio, Gesù viene subito interrogato dalle autorità. Con quale autorità ti sei permesso ieri di mandare via quelli che avevano la piena autorizzazione a fare questo commercio? E di qui inizia una serie di dialoghi o di polemiche con i vari rappresentanti dei gruppi religiosi del Tempio. Alle autorità Gesù non risponde, fa una controdomanda. Perché non avete accettato Giovanni Battista? Secondo voi il suo battesimo veniva da Dio o dagli uomini? Quelle autorità hanno paura di compromettersi, non vogliono dire né sì né no, e Gesù, di fronte a persone indecise, incapaci di prendere una posizione, dice: neanch'io vi rispondo. E racconta la parabola dei vignaioli omicidi, una immagine sapientemente architettata da Gesù, perché le autorità religiose del Tempio di Gerusalemme erano ricchi proprietari terrieri e avevano molte vigne in Galilea, e in quegli anni spesso c'erano state delle rivolte di contadini contro i padroni. Loro probabilmente immaginano che Gesù, con quella storia, voglia far dire loro
che bisogna avere pazienza coi contadini, che bisogna aiutarli, che bisogna andare loro incontro e perdonarli anche se non vogliono consegnare il raccolto. E di fronte alla storia di un padrone della vigna contro il quale i contadini si sono rivoltati, che ha visto maltrattare, uccidere dei servi e poi, dopo aver mandato suo figlio, gliel'hanno ucciso, Gesù chiede: che fareste voi? Loro, mettendosi nei panni del padrone della vigna, gli dicono con durezza: bisogna eliminare quei delinquenti. Il padrone dovrà punirli severamente. E Gesù scopre le carte e capovolge la situazione, dicendo loro: avete giudicato bene, soltanto che voi non siete i padroni della vigna, voi siete i contadini ribelli, il Signore è il padrone, voi siete quei rivoltosi e vi siete dati la zappa sui piedi, avete formulato la vostra autocondanna, avete detto che meritate una seria punizione. Gli chiedono poi i farisei se sia lecito pagare il tributo a Cesare. È una domanda capziosa. Se dice di sì, si mette contro i religiosi farisei, se dice di no, si mette contro quelli che sono favorevoli al governo di Roma. E Gesù sapientemente non dice né sì né no, ma facendosi mostrare una moneta, la restituisce dicendo loro: se è di Cesare, perché questa testa è quella di Cesare, restituitegliela, ma a Dio restituite quello che è di Dio, cioè tutto. Tutto viene da Dio e tutta la persona deve essere sua. I Sadducei, che non credevano nella risurrezione dei morti, gli chiedono la sua opinione, gli raccontano una barzelletta di una donna che aveva avuto 7 mariti e uno dopo l'altro erano morti. Per seguire un'antica regola di Mosè, il fratello del defunto aveva sposato la vedova e così via. A questo punto gli dicono loro, come se avessero creato quale racconto straordinario di teologia: nella risurrezione dei morti di chi sarà la moglie? Se risorgono i morti, vengono a trovarsi 7 uomini fratelli che hanno avuto tutti la stessa moglie. Cosa fanno? Una famiglia con 7 mariti e una moglie? E sorridono, come dire: ti abbiamo messo alle strette. Gesù risponde in modo deciso: non conoscete la potenza di Dio, non conoscete le scritture, non avete minimamente idea di che cosa sia la risurrezione, perché sarà una cosa completamente nuova e diversa. E voi pensate a una trasposizione in un'altra dimensione della stessa vita terrena, ma con la risurrezione saremo completamente nuovi e le relazioni familiari saranno proprio quelle, ma completamente trasfigurate. E dimostra con una citazione dell'Esodo che Dio è Dio dei viventi e non dei morti. Voi siete in grave errore. Un fariseo gli chiede quale sia il primo comandamento e Gesù tranquillamente gli mostra la coerenza fra l'amore di Dio e l'amore del prossimo e mette insieme questi 2 precetti, facendo una citazione dal Deuteronomio e una dal Levitico, per indicare come la strada giusta sia questa. Poi a sua volta propone lui una questione sul Salmo 109, che inizia: oracolo del Signore Dio al mio Signore il Messia. La tradizione attribuiva a Davide questa poesia. L'antico re Davide presenta un oracolo di Dio rivolto al Messia, ma Davide lo chiama Signore il Messia. E Gesù domanda:
come mai allora gli scribi dicono che è figlio di Davide il Messia? Quando Davide lo chiama Signore, vuol dire che non è semplicemente un suo discendente inferiore a lui. Il Messia esiste prima di Davide ed è Signore di Davide. È una riflessione esegetica importante su un testo biblico con cui Gesù mostra la propria convinzione messianica, ma anche la convinzione che il Messia sia Signore di Davide, non semplicemente un discendente inferiore. La gente lo ascoltava volentieri. Gesù si siede davanti al tesoro del Tempio e mette in guardia i discepoli. Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. È un rimprovero molto forte contro queste autorità giudaiche del Tempio. E un'accusa che Gesù muove loro è quella di divorare le case delle vedove, cioè di utilizzare dei sistemi con cui prendono i beni dei poveri, ad esempio di una donna vedova, quindi senza protezione sociale, senza difese, che viene sfruttata da questa struttura religiosa. E proprio mentre sta parlando vede una donna che getta pochi spiccioli nel tesoro del Tempio. In genere i predicatori fanno l'elogio di questa vedova e dicono che Gesù fa i complimenti alla donna. Di fatto nel testo non risulta che sia un elogio. Gesù non fa i complimenti alla donna perché ha dato dei soldi al Tempio. Tutto il contesto è contrario a questa idea. Gesù non è assolutamente favorevole a dare dei soldi per mantenere la struttura del Tempio di Gerusalemme. E mostra come questa donna abbia dato più di tutti gli altri che erano ricchi, che hanno messo di quello che avanzava. Lei invece ci ha messo tutto. Quello è un caso concreto in cui gli scribi hanno divorato le case delle vedove. Quella donna, se ha messo tutto quello che aveva per vivere, quella sera non ha mangiato perché ha dato i soldi al Tempio. E Gesù non le fa i complimenti. Non la rimprovera nemmeno, ma è un lamento che egli esprime di fronte ad una struttura religiosa che è come un fico pieno di foglie ma senza frutti. E la parola dura di Gesù, che suona tanto come una maledizione, fa seccare quella realtà. Subito dopo esce dal Tempio. I discepoli gli fanno notare le belle pietre della costruzione templare e Gesù perde la pazienza. Per l'ennesima volta i discepoli non hanno capito la mentalità di Gesù. Loro sono fieri che il Tempio sia bello. Guarda che belle costruzioni, che belle pietre. E Gesù risponde dicendo: non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta. È una formula simile a quella pronunciata a proposito del fico. È l'annuncio di una distruzione del Tempio ed è l'inizio del discorso escatologico che occupa tutto il capitolo 13. Un testo particolarmente difficile, scritto con linguaggio apocalittico, cioè rivelatorio, ma con un genere particolare in cui si mostrano delle
situazioni di catastrofe. In greco catastrofe significa capovolgimento, cambiare le cose da così a così. E Gesù annuncia profeticamente la fine, l'evento catastrofico per eccellenza. Qual è? Non ditemi la fine del mondo. Gesù non sta annunciando quello che capiterà millenni dopo, sta annunciando quello che capiterà nel giro di pochi giorni, la sua morte e risurrezione. La catastrofe fondamentale è la morte di Gesù e la sua risurrezione. Lì c'è davvero un capovolgimento radicale di tutto. Il Figlio di Dio viene ucciso, ma il Figlio di Dio risorge. È l'annientamento che dà origine alla novità e tutto riparte, tutto ricomincia. Anzitutto il discorso escatologico riguarda la passione, morte e risurrezione di Gesù. Poi, in prospettiva più lontana, è l'annuncio della distruzione del Tempio di Gerusalemme. Succederà 40 anni dopo. L'episodio è databile nell'anno 30, nell'anno 70 le truppe romane di Tito conquisteranno Gerusalemme e distruggeranno effettivamente il Tempio, non lasciando pietra su pietra. 40 anni dopo, quelle parole che Gesù aveva pronunciato si compiono. E i cristiani di Roma, se Marco scrive nei primi anni 60, hanno i primi annunci di quella rivolta che culminerà nella guerra giudaica e terminerà con la distruzione del Tempio. L'arco di Tito a Gerusalemme, l'arco di Tito a Roma, rappresenta anche la spogliazione del Tempio di Gerusalemme, con i soldati romani che portano via il grande candelabro a 7 bracci. E viene costruito mentre Marco è a Roma, poco dopo la morte di Pietro e la stesura del Vangelo. Sono fatti contemporanei alla comunità cristiana destinataria del Vangelo. La terza prospettiva è quella della fine del mondo. È l'ultima completa catastrofe. Gesù annuncia la sua morte, la morte di Gerusalemme e la morte del mondo. Ma annuncia la sua risurrezione, la trasformazione di Gerusalemme e la novità escatologica del mondo nuovo. L'annuncio del Figlio dell'uomo che viene sulle nubi del cielo è l'annuncio della Pasqua, della risurrezione. Allora vedranno il Figlio dell'uomo. Dopo quella tribolazione, che è la passione di Gesù, il sole si oscurerà, proprio quello che capiterà alla morte di Gesù. Dopo vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo. E l'ultima parte del discorso è un invito alla vigilanza. Vegliate, perché non sapete quando il padrone di casa verrà. Ed elenca 4 orari. Non sapete se viene alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che quando viene non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Queste 4
indicazioni di ore, alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo, al mattino, danno il canovaccio del racconto della passione che subito dopo al capitolo 14 comincia ed è il compimento del grande racconto dell'Evangelista Marco.